Buongiorno e ben trovati. Nella puntata di oggi tenterò di rispondere a una domanda che mi ha sottoposto Gianfranco. Gianfranco mi ha chiesto qual è il mio parere a riguardo di uno strumento chiamato Chambon, usato molto spesso nell'equitazione tradizionale e consigliato anche dai vari personaggi più o meno illustri. Ebbene, intanto iniziamo dal capire cos'è lo Chambon e perché viene usato. La definizione di questo attrezzo è la seguente. Lo Chambon è un attrezzo per l'addestramento dei cavalli, parte dal sottopancia, si biforca circa a metà lunghezza e prosegue fino a 2 anelli sulla testa del cavallo, alla base delle orecchie. Passando da questi 2 anelli segue la direzione delle guance e si collega agli anelli del filetto. La sua invenzione sembra che risalga alla metà degli anni 50 dello scorso secolo, con lo scopo di posizionare la testa del cavallo in una posizione più bassa ed estendere l'incollatura, deducendone che così facendo il cavallo sia portato ad allungare i muscoli dorsali ed ingaggiare meglio il posteriore. Sinceramente, per le ricerche e gli studi che ho fatto io, non sono riuscito a trovare niente di scientificamente provato che è realmente ciò che accade. Potrei arrivare a dedurre che in qualche maniera possa strecciare i muscoli dorsali, anche se ho qualche dubbio in tal senso, ma per quale motivo debba aumentare l'ingaggio del posteriore mi rimane veramente un forte punto interrogativo. Anzi, direi che in talune circostanze potrebbe peggiorare l'uso dei posteriori appesantendo il cavallo sugli anteriori. Magari qualcuno di voi in ascolto mi può dare una spiegazione dettagliata del motivo per cui si pensa che lo Chambon aumenti l'ingaggio dei posteriori. Però mi raccomando, non limitatevi a darmi una spiegazione. Vorrei dei riferimenti a degli studi scientifici che suffragano questa ipotesi, altrimenti rimane tutta aria fritta. Per quelle che sono le mie conoscenze, lo Chambon fa parte, insieme al gog, ai vari abbassatesta, martingale fisse ad anelli e chiudibocca, di quella massa di strumenti meccanici che tentano di influenzare il movimento del cavallo o aumentare l'effetto delle nostre mani in alcune circostanze. Non voglio entrare troppo nel tecnico per evitare di annoiare qualcuno, ma vi assicuro che avendo montato e addestrato per una quindicina d'anni in maniera tradizionale, tanti di quegli strumenti li ho usati personalmente e spesso senza saperne esattamente l'azione che facevano sul cavallo, semplicemente perché li avevo visti usare da qualche trainer di turno che all'epoca era di moda o che otteneva dei risultati in gara. Personalmente adesso, o meglio, da quando studio il programma Parelli e tutto ciò che ruota attorno all'equitazione naturale, il mio pensiero va sempre nel ridurre e non nell'aumentare le influenze esterne quando lavoro su un cavallo. Ogni attrezzatura che blocca, costringe o ferma l'azione del cavallo e può essere eliminata, deve essere eliminata, a parer mio. Lo scopo dell'addestratore non deve essere quello di piegare, sottomettere o modellare il corpo del cavallo con ausili esterni e meccanici, ma quello di comunicare cosa noi vogliamo fare, mettere il cavallo nelle condizioni migliori per poterlo fare e lasciare al cavallo il compito di farlo, nel suo equilibrio e nella sua responsabilità. Troppo spesso lavoriamo e addestriamo un cavallo con l'immagine in mente di come dovrebbe stare con la testa, col posteriore e con la groppa, senza renderci conto che ogni cavallo è diverso dall'altro e che la posizione naturale della testa di un cavallo arabo potrà raramente essere quella naturale di un quarter e che la qualità dell'esecuzione delle manovre potrà essere ottimale, anche con una differenza vistosa e significativa nel movimento dei 2 cavalli. Lo Chambon fa parte di quelle scorciatoie di cui troppo spesso si abusa e che sono state inventate per ottimizzare o ridurre i tempi di preparazione di un cavallo, senza rendersi conto che usare uno strumento del genere senza una preparazione adeguata del cavallo alla cessione delle pressioni è deleterio e pericoloso. E si arriva al punto anche di vederlo usare da sella, con implicazioni importantissime sulla sicurezza del cavallo e del cavaliere. In sostanza, avrai capito bene, caro Gianfranco, che il mio parere è quello di evitare ogni strumento ausiliario per l'addestramento del cavallo e piuttosto che spendere soldi nell'acquisto di questi strumenti e tempo nell'imparare ad usarli, è molto meglio allenare le nostre mani e la nostra conoscenza
per portarci a un livello più avanzato di sensibilità che ci permetta di lavorare col nostro cavallo in maniera proficua, armoniosa, creando un profondo rapporto di partnership ed intesa. Solo allora otterremo il massimo risultato ottenibile da quel soggetto. Come disse un vecchio horseman, nella mia scuderia non ho nessuna attrezzatura ed ho solo 3 imboccature, ma in compenso ho 2 buone mani. Detto questo, qualcuno si potrebbe interrogare come fare a migliorare le proprie mani. La risposta è semplice, montando tanto e facendosi seguire da istruttori competenti e bravi che ci sappiano dare i consigli giusti. Ed uso il noi non a caso, ma perché anche io sento di dover fare ancora tanta strada prima di riuscire un giorno forse a considerarmi soddisfatto. È una crescita costante ed infinita il viaggio nel mondo del cavallo. Ma ancora più importante della destinazione è il percorso che facciamo per raggiungerla.